Bentornati a Football Benchmark. In questa puntata parleremo di fair play finanziario, una materia di cui si sente parlare molto spesso in ambito calcistico, soprattutto per quanto riguarda il calciomercato, e lo faremo con Antonio Di Cianni, che è consulente di KBMG. Sì, buonasera. Ciao Antonio, KBMG che ci accompagna in questa serie di puntate ci aiuta a districare delle matasse complicate per quanto riguarda lo sport e l'economia. Il fair play finanziario è una di queste. Il fair play finanziario che entra in vigore nel 2011 è una serie di norme che la UEFA inserisce per, come detto, appunto, normare la partecipazione dei club alle sue competizioni non solo a livello sportivo ma soprattutto a livello di sostenibilità e sviluppo economico. Tra gli obiettivi principali, Antonio, di questo tipo di regole, e lo possiamo vedere anche insieme in grafica ovviamente, ci sono migliorare la performance economico-finanziaria dei club, quindi renderli virtuosi, ma soprattutto proteggere la loro sostenibilità nel medio e lungo periodo. Ci sono dei parametri da rispettare per quanto riguarda il fair play finanziario, come è ovvio che sia, sono parametri di diversa importanza. Antonio, li vorrei vedere con te, soprattutto perché abbiamo due parametri nello specifico che qui vedrete in colore giallo nella nostra grafica, che sono fondamentali per quello che poi è il settlement agreement, cioè quell'accordo transitorio che permette ai club di rientrare diciamo, nelle norme del fair play finanziario. Riusciamo a vederli insieme? Mentre tu parli diamo tempo di leggerli ai nostri telespettatori e spieghiamo perché quelli in giallo sono i più importanti. Sì, appunto, qui abbiamo voluto sottolineare non solo i due più importanti ma anche altri 4 parametri rilevanti. Partendo dai 2 parametri più importanti, il pareggio di bilancio, quindi il famoso break even, piuttosto che i debiti scaduti, quindi i debiti non onorati, sono i 2 pilastri dell'intero sistema del fair play finanziario organizzato dalla UEFA. Quindi nel caso di mancato rispetto di uno di questi 2 parametri, il club è, diciamo, a rischio di accordo transattivo con la UEFA. Gli altri 4 parametri sono dei cosiddetti indicatori che la UEFA ha settato in maniera tale da monitorare comunque le performance economico-finanziarie delle squadre di calcio, quindi patrimonio netto appunto non negativo, un rapporto tra stipendi e ricavi operativi che non deve superare il 70%, l'indebitamento netto più il saldo da calciomercato che deve essere minore dei ricavi, e poi la società deve operare secondo il principio della continuità aziendale. Restiamo sui 2 in giallo, Antonio, principalmente perché sono quelli che poi portano al cosiddetto accordo transattivo. Vediamo in caso almeno uno dei 2 punti che abbiamo detto, che sono i debiti scaduti e il pareggio di bilancio, non vengano mantenuti. Parte questo settlement agreement che apporta una serie di sanzioni progressive per quanto riguarda i club in caso poi di eventuale nuovo mancato rispetto. Come possiamo definire il settlement agreement? Una sorta di contratto tra il club e la UEFA? Sì, allora innanzitutto mi preme precisare che la cosa importante per la UEFA non è non avere debiti, ma non avere debiti scaduti, che è una differenza molto, molto importante. Detto ciò, per rispondere alla tua domanda, si parla di un accordo transattivo perché è fatto appunto di comune accordo tra la UEFA e il club in questione, quindi la UEFA non emana delle sanzioni a prescindere, c'è sempre un accordo con il club che passa per questi punti che stiamo vedendo, quindi sì, avvertimento. Questo è diciamo, un riassunto poi una di multa, alcune delle sanzioni. Esatto, il limite alla registrazione di nuovi acquisti nelle liste UEFA, quello che è successo in questa stagione all'Inter nello specifico, e poi l'esclusione dalla competizione, che è l'extrema razza. Sì, si va quindi da un semplice avvertimento, quando la UEFA fa sapere che c'è un problema, diciamo così, all'esclusione, che è l'extrema ratio. Cos'è invece il voluntary agreement? C'è questo accordo transitorio che però diventa volontario, proprio come dice la parola, che è un caso che potrebbe riguardare presto il Milan nel caso dovesse tornare nelle competizioni europee. Sì, perché se nel settlement agreement è la UEFA che, diciamo, inizia le discussioni con il club, in questo caso appunto il voluntary agreement fa sì che sia il club che entri in contatto con la UEFA e chieda sostanzialmente una sorta di rilassamento dei parametri, del rispetto dei parametri del financial fair play per un determinato periodo di tempo, al verificarsi di determinate condizioni. Tu facevi esattamente l'esempio, potrebbe essere la possibilità, l'esempio del Milan, in quanto uno dei criteri per poter
far uso del voluntary agreement è proprio quello che ci deve essere stato un cambio di proprietà negli ultimi 12 mesi e che un secondo criterio che il club in questione non deve essere stato oggetto di nessun settlement agreement nei 3 anni precedenti. Ovviamente il Milan rientrerebbe in questa categoria, poi staremo a vedere se farà effettivamente uso di questo strumento, però in questo caso perché la UEFA ha istituito questo strumento nuovo? Perché sostanzialmente i eventuali nuovi proprietari dei club sono così stimolati appunto a poter fare degli investimenti all'inizio nel club che magari possono comportare delle perdite inizialmente, ma poi ovviamente devono entro 4 anni rientrare poi nel rispetto dei parametri della UEFA. Una delle domande che si fa spesso chi ci guarda da casa e chi insomma, si interessa delle sorti soprattutto di calciomercato delle squadre, ma se c'è il fair play finanziario per questi club che sono ovviamente riconosciuti dalla UEFA e seguiti dalla UEFA in modo ufficiale, ma come fanno questi club a spendere sul mercato? Cioè questo fair play finanziario funziona e noi abbiamo portato dei numeri, tu ci hai portato dei numeri, KPMG ce li ha forniti per dimostrare che in effetti c'è un ritorno economico. Dal 2011, che è l'anno in cui è entrato in vigore il fair play finanziario, al 2015, cioè la scorsa stagione, abbiamo dei numeri in positivo, dei saldi in positivo. Sì, esattamente, quindi diciamo che la risposta alla domanda provocatoria sarebbe sì, funziona, esiste e questi dati qui in sovraimpressione lo confermano, cioè sotto tutti i parametri che abbiamo preso qui ad esempio, tutti i miglioramenti sia in aumento che in diminuzione sono assolutamente positivi, quindi i ricavi aumentano grandi stipendi, ma la percentuale di aumento dei ricavi è maggiore, quindi l'impatto degli stipendi sui ricavi è minore, c'è un grandissimo miglioramento dal punto di vista delle perdite dopo le tasse, quindi un 81% di perdite in meno, e di conseguenza tutti i parametri sono sostanzialmente positivi. Di conseguenza ci verrebbe da dire che sì, Financial Fair Play ha assolutamente influito sulle performance economico-finanziarie dei club e di conseguenza funziona. Passiamo al caso specifico delle squadre di casa nostra e passiamo principalmente all'Inter. Abbiamo messo anche qui in grafica dei numeri per dimostrare i tentativi dell'Inter dal settlement agreement del 2015 di migliorare la propria posizione soprattutto a livello economico finanziario. Mentre li lasciamo guardare ai nostri telespettatori, spieghiamo qual è la situazione attualmente dell'Inter, anche perché ci sono delle novità molto fresche, Antonio. Sì, assolutamente. Dunque l'Inter ha firmato questo accordo nel 2015 e è stata oggetto di tutta una serie di limitazioni, ha anche subito una multa di 6 milioni di euro detratti dai ricavi UEFA e sostanzialmente uno dei primi parametri era quello del rispetto di una perdita accettabile di 30 milioni di euro al giugno 2016 e notizia proprio di qualche giorno fa la UEFA ha confermato che l'Inter è riuscita a raggiungere questo primo obiettivo. Riprendo un attimo la grafica per farti notare questo, tu parli di 30 milioni, però dalla grafica che abbiamo visto nella scorsa stagione, nell'ultimo bilancio, la perdita preimposta dell'Inter è meno 56, però mi dicevi che c'è anche da distinguere per quanto riguarda le perdite tra perdite rilevanti e perdite non rilevanti. Esatto, sostanzialmente qui in grafica abbiamo messo la perdita di bilancio in base appunto al bilancio di esercizio. Ai fini del fair play finanziario ci sono delle ricalcolazioni da effettuare, quindi ad esempio alcuni costi come quelli riservati al settore giovanile, piuttosto che a delle attività nella comunità, piuttosto che a sviluppo e costruzioni di impianti, quindi stadio piuttosto che centro sportivo, sono dei costi che vengono detratti nel calcolo poi dell'utile o perdita. Di conseguenza, facendo tutte queste ricalcolazioni, la UEFA ha assunto che l'Inter ha rispettato questo primo parametro. Altre limitazioni che l'Inter ha dovuto subire per via del fair play finanziario quest'anno, per esempio vi è la limitazione del numero di giocatori da iscrivere nella rosa per la Europa League e infatti ne ha potuti
schierare soltanto 22 anziché 25. Vediamo il caso della Roma, perché anche la Roma nel 2015 fa questo accordo transitorio. È un caso abbastanza diverso perché ha meno limitazioni dell'Inter, però vediamo che come per l'Inter c'è un percorso virtuoso, c'è un percorso verso il miglioramento, anche se lo ricordiamo, Antonio, questo settlement agreement sia per l'Inter che per la Roma è ancora in vigore. Poi ti faccio una domandina in questo senso sul mercato. Assolutamente in vigore, e per quanto riguarda la Roma qualche limitazione in meno. Anche qui in grafica il discorso delle perdite preimposte è lo stesso discorso che per l'Inter, quindi ci sono dei ricalcoli da fare ai fini della UEFA, ai fini del fair play finanziario UEFA. In ogni caso, anche qui, notizia di qualche giorno fa, la Roma ha rispettato il parametro di avere una perdita aggregata per le ultime 2 stagioni, giugno 2015 e giugno 2016, di 30 milioni di euro. Ci dobbiamo aspettare qualcosa per questo sul mercato estivo di Inter Roma? Cioè i nostri tifosi, quelli che ci guardano, cosa devono aspettarci? Dei movimenti in uscita per avere dei movimenti in entrata, insomma, secondo te, leggendolo dal punto di vista economico ovviamente? Beh, siccome il settlement agreement non si è concluso, sicuramente entrambe le squadre ancora devono diciamo essere un po' frenate sul mercato, il che non significa non poter fare acquisti, ma che significa magari dover effettuare delle cessioni per bilanciare il saldo. Oppure un'alternativa potrebbe essere anche quella di incrementare i ricavi, ed è in questo senso ciò che entrambe le squadre hanno ovviamente attuato negli ultimi anni, e in questo senso va la sponsorizzazione di Suning, nel caso dell'Inter del centro sportivo, che quindi punta a sviluppare e sfruttare il mercato cinese, le sponsorizzazioni in Asia, per incrementare i ricavi. Quindi possiamo dire che il fair play finanziario funziona, che esiste, che vive e lotta insieme a noi e che, lo abbiamo visto anche Antonio ed è importante dirlo, sta migliorando il calcio europeo, perché lo sta rendendo, come appunto detto, più sostenibile, anche più leggero e più sano dal punto di vista economico. Direi di sì. Grazie ad Antonio Di Cianni, consulente di KBMG. Grazie a voi, buonasera. Noi torniamo ovviamente come al solito settimana prossima con Football Benchmark.